Ciao a tutti, oggi continuiamo il nostro percorso nella scena musicale della Roma del passato con l'intervista ad una delle voci radiofoniche più autorevoli della Roma degli anni 80 e 90 soprattutto, Prince Faster. Prima di ascoltare quello che ci ha detto, io vi pregherei, se non l'avete ancora fatto, di sottoscrivere al mio canale YouTube Radio Dario Berlin Rome e grazie per il vostro supporto. Buona visione. Siamo qui con Sandro, meglio noto come Prince Faster. Ben trovato? Tu ti autodefinisci un hobbista del microfono. Sì. In realtà sei una voce radiofonica ormai insomma da qualche decade. Sì. Una voce nota a chi ascolta le radio indipendenti, soprattutto a Roma e dintorni, con un passato legato soprattutto a Radio Rock. In che anno hai iniziato lì e per quanto tempo è durata questa collaborazione? Dunque, io prima ho iniziato a fare radio nel 77 con Radio Proletaria, poi è diventata Radio Città Aperta. Radio Rock mi sembra nell'83. Sì, ho iniziato nel 77. Tu pensa che noi iniziammo a fare radio con i Philips K7, cioè con i registratorini, sai, quelli piccolini a cassetta, con i microfoni sopra, perché non c'era l'uscita. Poi dopo qualche tempo, dopo qualche mese, aprimmo i K7 e riuscimmo a far uscire l'audio dal K7 e riuscimmo a metterlo dentro, perché non avevamo proprio possibilità economiche assolutamente. E poi con le famose piastre e poi soprattutto con i nastri, con le bobine. All'epoca iniziamo così e poi naturalmente i dischi. Certo. E quanti anni sei stato a Radio Rock? Parecchi, sì, parecchi. Sono rimasto lì fino al 2011. Però tu tieni presente che negli anni 70 fare radio era una cosa pazzesca. Cioè era veramente la pionieristica, perché mixer assurdi, avevamo un TEAC a 6 canali con 3 microfoni. E poi quando finivano le trasmissioni, quando non c'era più nessuno che trasmetteva, la radio rimaneva muta. Certo. Per cui per qualche anno noi trasmettevamo 24 ore, cioè tutta la notte, capito? Per mantenere la radio accesa. Ed era una cosa faticosissima per l'epoca, perché dovevi stare lì cioè non mettevi, che ne so, il CD o che ne so, i file per cui li avevi pronti. Dovevi mettere i vinili, quindi ogni 3 minuti cambiare vinile, mettere vinile, oppure mettere brano da cassetta, oppure, che ne so, mettere brano da bobina. Cioè, quindi tu immagina, dovevi cercare un brano su una cassetta, avanti, no, ecco, l'ho trovato. Cioè, è una cosa faticosissima, veramente. Se uno pensa a quello che la tecnologia che c'è oggi, all'epoca era una cosa complicatissima. E poi la radio era molto molto più parlata di adesso, perché tra un brano e l'altro quello dall'altra parte parlava e tu dovevi avere il tempo di prendere un vinile, metterlo sul giradischi. Noi usavamo i primi giradischi che avevamo alla radio, erano quelli del Reader Digest. Io non conosco. Erano quelli lì che costavano meno di tutti, meno di tutti, capito? E poi piano piano abbiamo cambiato, vabbè, ma insomma all'inizio avevamo quelli. Per cui prendi il vinile, cerca il brano, capito? Era una cosa, lo dico, era una cosa cioè poi ovviamente con la pratica va bene, ma se uno pensa oggi a quello che facevo io all'epoca, non lo farei mai più. Cioè non lo faremo più, perché è una cosa pazzesca. Negli anni 80 appunto in radio suonavate i dischi in vinile. Ai tempi di Radio Rock chi si occupava degli acquisti, delle scelte? Me ne occupavo io e prendevo i dischi da Disfunzioni Musicali. Facemmo un accordo con Disfunzioni Musicali per cui facevamo pubblicità e loro in cambio ci davano i dischi.
e io tutti i giovedì o i venerdì andavo al negozio, scendevo giù e andavo a vedere tutte le novità che stavano sballando, perché i dischi arrivavano anche gli altri giorni, ma il giovedì e il venerdì arrivavano i pacchi. Per cui andavo lì a cercare tutte cose che cioè, chi le conosceva. Tu scendevi in magazzino e vedevi i nuovi arrivi prima dei clienti normali, diciamo così. Sì, assolutamente sì. Questo accadeva alla fine della prima location di Disfunzioni Musicali, però non c'era il magazzino, mi sembra, all'epoca. Io prendevo i dischi da sopra. A Via dei Falisci. E poi a Via degli Etruschi invece scendevo giù. Quindi c'era comunque una collaborazione attiva tra Radio Rock e Disfunzioni Musicali. Assolutamente sì, prima il venerdì, poi il sabato. Facevo le novità discografiche e mi collegavo al telefono con Disfunzioni Musicali e c'era Gianni che raccontava tutti i dischi che erano usciti, ma facevamo una diretta di un'ora e mezza, cioè decine e decine di dischi che uscivano, che a Roma dove li prendevi? A parte le riviste che non potevano coprire tutte le uscite, era impossibile, tanti dischi che non venivano recensiti, loro li avevano. Io mettevo lì con la pila dei dischi, mi sentivo i dischi, magari non tutti, facevo ok, questo qui lo prendo, proviamolo. All'epoca erano tutte sorprese. Infatti io da ascoltatore sentivo delle cose che mai nominate, mai sentite proprio prima. Certo. E mi ricordo che a un certo punto Radio Rock cominciò a trasmettere una nuova band, appunto una di quelle mai sentite prima, i Porcupine Tree. Sì. Mi puoi raccontare come li avete scoperti? È la stessa cosa che ti dicevo prima, cioè andando a scartabellare, vedendo questo disco che era vinile, perché noi ancora compravamo pacchi e pacchi di vinili, vidi questa copertina, me lo sentivo e ho fatto, porco cane, che gruppo, cavolo, bellissimo, perché all'epoca c'era quel genere musicale, quel tipo di sonorità un po' floydiane, erano state proprio bannate, cioè negli anni 80 c'era il punk, c'era il delirio la new wave, il synth pop, c'era la new romantic, c'era il disco dei Porcupine Tree, mi sa che era degli anni 90 se non sbaglio. Ma te l'hanno consigliato? Perché proprio quello? C'erano tutte pile di dischi e tutti i dischi che erano usciti durante la settimana e io stavo lì 2 ore a cercare, perché lì compravano solamente roba seria, diciamo, di un certo tipo, e mi sono capitati i Porcupine Tree, così come è stato per i Cardiacs. Cioè, chi riconosceva i Cardiacs? Poi sono esplosi e portato alla radio i Cardiacs, c'è stato il delirio. Cioè, ce li chiedevano ogni mezz'ora, ogni 20 minuti, i Porcupine Tree ce li chiedevano ogni 20 minuti. Il primo e il secondo disco noi lo dovremmo riprendere perché l'avevamo consumato, perché tu tieni presente dalle 7 di mattina all'1 di notte, a mezzanotte chiamavano metti questo, metti quell'altro, li dovevi mettere. Certo. Tu immagina 5 persone che mettono una volta, 2 volte in 2 ore, 3 ore i Cardiacs e i Porcupine Tree. All'epoca avete fatto diventare i Porcupine Tree più famosi qua in Italia. Sì, ma ce lo che disse no a casa Steven loro. Wilson. Chris Maitland me lo disse, cioè noi in Inghilterra tutta questa gente non l'abbiamo mai vista in vita nostra. Quando vennero a fare il tour qui al Frontiera, mi pare furono 3 o 4 date, non mi ricordo, e loro registrarono il disco qui, registrarono il disco live, che è stato, a detta loro, il più bel concerto della loro vita. Capito? Questo lo dice Steven Wilson, non lo dico io. Ed erano veramente osannati, cioè il Frontiera era proprio pieno a tappo per tutte le serate, ma completamente pieno. Poi ne uscì un disco bellissimo, un live bellissimo. Per me è fantastico come veramente questo era il potere della radio di far diventare nota una band praticamente sconosciuta prima. Sì, ma noi non ce ne rendevamo conto, cioè non è che avevamo una strategia no, lì non esisteva, immagina anni 80, primi anni 90, non c'è una strategia di marketing alla radio, dove mai? Certo. Capito? Era tutto frutto delle orecchie mie e della casualità, perché poi
compravamo tanti dischi che a me piacevano e non me li chiedeva nessuno. Certo. La storia dei Porco Ventrini si può associare a tanti altri dischi, ma a tanti altri no, capito? Ma non era frutto di una, ripeto, strategia. Era la radio fatta in diretta. Con passione. Sì, fatta con passione, perché devi mettere il brano più bello del mondo ogni 4 minuti, capito? Perché l'obiettivo mio e quello di tutti gli altri conduttori era di mettere il più bel disco del mondo ogni 4 minuti. Anche i concerti che abbiamo fatto, cioè li abbiamo fatti, proviamo, vediamo che succede, ma non eravamo, cioè non eravamo degli organizzatori, noi facevamo radio. Anche la radio, c'era un mixeraccio, poi nel corso degli anni è cambiato, c'erano dei microfonacci, anche lì avevamo ancora le cassette all'inizio, quindi quando stavamo a via Chiusi, si scendeva di sotto, c'era il sopra e il sotto, lì avevamo ancora solo le cassette e i giradischi e c'erano delle macchine che avevano, potevi caricare 10 nastri e la notte andavamo con quelli scarrellavano, finiva il nastro e cominciava l'altro, capito? Certo. Perché la bobina durava, che ne so, 2 ore, poi finiva. Senti, ma con tutti questi dischi che ti passavano per le mani per la radio, no? Ma ti sei fatto pure una collezione tua personale? Sì, no, però io me li compravo, non me li regalava la gente. Che collezione hai oggi, se posso? E che avrò 40.000 dischi, 40.000 sono tantissimi. 30.000 dischi. Ma come fai a trovarli? Cioè, No, ma adesso ne sto vendendo tanti perché li sto vendendo perché non c'ho più spazio. ci avrai pure i doppioni, immagino. C'ho i triploni, perché poi nel corso degli anni questo qui mi manca e allora lo compravo, poi andavo a vedere, ma questo l'avevo già comprato 2 volte. Non mi sono mai fatto un archivio digitale o anche scritto su un quaderno all'epoca. Non ho neanche tutta la collezione dischi di Zappa, pensa tu. L'unica collezione che ho di dischi dei Cocteau Twins, tu pensa. E ho qualsiasi cosa dei Cocteau Twins, dalle cassette alle cassette compilation. Quando intervistai Elizabeth Fraser e Robin Guthrie, avevo i 10 pollici, i 7 pollici, i flexi disc. E Robin Guthrie diceva, ma io queste cose non ho mai viste. Però di nessun altro ho collezioni. Oltre a fare lo speaker in radio, hai fatto anche serate come DJ dei locali. Sì. E c'erano queste serate, quelle al Palladium o quelle al Cube. Cioè l'idea di queste feste come è nata? Ma guarda, è nato tutto negli anni 80, perché la radio organizzava dei concertini e noi mettevamo i dischi dopo. Ma negli anni 80 c'erano solo discoteche. Cioè la cultura della musica negli anni 80 era le discoteche. Le discoteche cioè, non chiudevano mai, cioè dal lunedì alla domenica c'era sempre una serata, 1, 2, 3 serate, non ti dico il venerdì, il sabato, per carità, però la gente usciva sempre. Sì, infatti queste discoteche tipo il Blackout o il Wanna Club poi si aprivano pure alla musica live. Esatto, dopo un po' ho iniziato a fare anche concerti, ma tutto parte dal Wanna Club. Wanna Club lì, in quel buco pazzesco, tutto è partito da lì, un certo mondo musicale è cresciuto là dentro. Tu pensi negli anni 70, di discoteche rock negli anni 70, e non c'erano mica. E il Wanna tu cioè, comunque hai lavorato come DJ all'epoca? Sì, ci ho lavorato e il Wanna è stato, penso, una delle esperienze più segnanti della mia vita. Perché? Perché nel senso buono e brutto, perché quello che succedeva al Wanna rimaneva al Wanna, dentro il Wanna, nel senso che accadevano cose, entrava gente con i serpenti, con le balestre, capisci? Con le balestre. La balestra, sai quella medievale? Come no? Cioè il Wanna era fatto così, una cosa strana, e c'erano 2 stanze più delle altre postazioni, diciamo dei posti con dei murettini, e c'erano tutti i gruppi che erano divisi, cioè c'era la stanza dei punk,
c'era la stanza dei Lizard King, c'era la zona dei Rockabilly, c'era la zona dei New Romantic. Per cui immagino metti dischi per tutti questi sti matti, gente squilibrata, veramente squilibrata. Capito? Cioè, una cosa che te venivano lì, metti questo, metti quest'altro, tiravano la roba sulla rete. Alla fine poi hanno messo una rete, perché sennò tiravano la roba. Ho visto delle risse là dentro, bellissime. Che bellissimo. Bellissime. Poi a un certo punto Amerigo, per non far sì che durante le risse si tirassero tavoli, sedie, ha fatto i tavoli e le sedie di cemento armato, cioè murate, Giusto. capito? Per cui non potevi più tirare niente. E quindi partiva qualche scazzottata con qualche matto. È stata un'esperienza veramente formante proprio, no? Immagino poi sia stato diverso invece dagli anni del Palladium o del Cube. Sì, beh, lì tutta quel movimento molto spontaneo di diverse tendenze musicali, dove se eri rockabilly sentivi solo musica rockabilly, se eri punk sentivi solo musica punk, se eri Lizard King sentivi solo i Doors, capito? Cioè solo quello. Quindi quando mettevo Roadhouse Blues dal vivo uscivano tutti, entravano loro, e facevo, quando mettevo il punk uscivano che ne so, i Lizard, entravano i punk, mettevo a New Wave e entravano tutti quelli che ballavano così, capito? Successivamente, quindi negli anni 90, anni 2000, cioè queste tendenze qua sono molto affievolite. Sì, beh, certo, però ti tieni presente una cosa, che non c'era rivalità, cioè non è che si pestavano, no, niente, qualcuno seminava, appunto, poi finiva Per tutto, altri motivi. per altri motivi, capito? Erano tutti amici, perché stavamo lì, eravamo tutti amici, c'è poco da fare, li conoscevamo tutti. Quando è scemato l'ondata punk, quando è scemata l'ondata new wave, negli anni 90 non c'era più un genere musicale così forte, così radicale, che potesse far sì che qualcuno sentisse solo quello. C'è stato il grunge, Sì. insomma, niente di che. Poi è stato il grunge, non è stato un movimento. Io parlando sia con i Soundgarden che con i Nirvana che con tanti altri gruppi che sono venuti a suonare qui in Italia, cioè loro neanche all'inizio neanche sapevano che era sto grunge. Poi dopo, nel corso dei mesi, perché poi si è tutto sviluppato e tutto esploso nel giro di pochi mesi, certe cose si sono evidenziate, quindi il grunge con la camicia a scacchettoni e le cose, poi Seattle, Certo. per carità, sì, ma anche il punk era un modo di vivere, capito? Cioè il rockabilly era un modo di vivere. Va detto che al One Night Club, per esempio, appunto vennero i Soundgarden all'epoca del primissimo disco, quindi quando nessuno li conosceva. Qual era il pubblico che andava a vedere una band così? Ci andavano un po' tutti in realtà. All'epoca già non c'erano più i rockabilly, non c'era più quella ondata, era molto stemperata, c'erano i New Romantic, c'erano i Dandy. Subito dopo c'è stato il frazionamento, capito? Cioè, ognuno dice, vabbè, ok, basta, adesso ho sentito per 5 anni il punk, voglio sentire qualche altra cosa. E quindi identificavano questo mondo musicale molto rock, con ovviamente dei suoni vagamente punk, perché poi dal vivo i Soundgarden, cioè io li ho visti lì appunto al One, pestavano come fabbri, cioè erano proprio una cosa pazzesca, a parte che si sentiva malissimo perché l'impianto del One era una cosa terribile, si sentiva malissimo, anche perché era molto basso e le casse arrivavano quasi al soffitto. Per quale motivo è finita la tua collaborazione con Radio Rock? È finita perché invitarono uno di Casa Pound e per me era inaccettabile. Io vengo da una storia completamente diversa, per cui ho detto ok, fine, chiuso, me ne sono andato il giorno prima. Fine, senza... A me non piace, che ne so, fare polemiche, cioè quando io finisco una cosa per me è finita, basta, io non ho tempo da perdere per
odiare per fare. Certo, avrei dato due schiaffi a Emilio, quello sì, però sono una persona pacifica. Perché è stato invitato questa persona? Vallo a sapere, le teorie sono molteplici. Ah, ok. Però per me, una volta finita una cosa, io non perdo tempo a rimuginare. Io finisco una cosa e faccio un'altra. Tu prendi adesso la nostra piccola radio elettrica, e questa è stata una sfida. Cioè, chi ci avrebbe mai pensato che una radio digitale avesse tutto questo seguito? È nato tutto per proviamo, vediamo come va, però è una sfida, capito? Perché a me piace fare cose, non mi piace guardare a quello che ho fatto e serbare rancore, cioè, non me ne frega niente, è una perdita, veramente una perdita di tempo. E a Radio Elettrica ti hanno seguito anche diversi speaker che insomma hanno un certo passato, una certa esperienza. Sì, ha voglia, sì. È gente che sa il fatto suo, non ha bisogno di sbatterti in faccia il fatto che io ho trasmesso a Radio Capital, ho trasmesso a Radio Rock, ho trasmesso a Radio Città Futura. La radio è tanto ascoltata soprattutto perché c'è musica a 360 gradi. Io come direttore artistico, se dovessi fare una scaletta della giornata, non potrei mai essere così bravo e fare una scaletta così completa come la fanno 20 persone, Certo. perché hanno 20 persone, 20 teste, 20 culture diverse. Io non ho mai detto non mettere questo, oppure metti solo quello, sai, è uno stupido. Anche perché se lo dicessero a me io me ne andrei subito. Completamente d'accordo con quello che hai detto, e secondo me questa poi è proprio la libertà e creatività che fa la differenza tra le radio indipendenti e i network. Sandro, grazie mille veramente Grazie a te, Dario, i è stato un racconti. piacere. Piacere mio. Saluto tutti quanti, buon Shankar, grazie.